Ciao ragazzi, oggi vedremo più da vicino e sempre ovviamente in modo concettuale questo amplificatore in classe D. Amplificazione abbastanza discussa, c'è chi, come sempre, chi la ama, chi la odia e vedremo se oggettivamente ci sono motivazioni che possono spingere verso l'uno o l'altra scelta, ok? Bene, l'amplifier in classe D si avvale di questa diciamo, tecnologia modulazione di larghezza di impulso, che poi è la durata dell'impulso, PWM, che oltretutto non è una novità in campo tecnologico, sicuramente non lo è in campo industriale, viene utilizzata da diversi anni, dovunque ci sia questa necessità di andare a regolare in modo preciso ed efficiente la potenza o tensione, laddove ci sia questa esigenza. Oggi come oggi, addirittura con l'evoluzione tecnologica, industriale e la protezione dei vari dispositivi preposti a tale scopo, come i MOSFET e i IGB, si possono raggiungere effettivamente efficienze intorno all'80%. Dispositivi che poi vengono utilizzati anche nei nostri alimentori switching, che fanno uso appunto dello stesso funzionamento del PWM SMPS, che poi sostanzialmente nel nostro caso audio tale funzionamento si basa su un limite sensoriale, in questo caso del nostro orecchio, ma possiamo trovare anche diciamo analogie per quanto riguarda il tatto, anche per far comprendere meglio il concetto che è alla base di questo PVM. Bene, l'analogia quale potrebbe essere? Ad esempio, se avessimo davanti un corpo incandescente e lo provassimo a toccare velocemente con il dito, addirittura se lo facciamo molto velocemente, non potremmo nemmeno accorgere se questo sia caldo o quanto caldo. Ma se questo contatto, voglio dire, col dito è più lungo, potremmo sentire che è caldo in primis, poi potremmo insomma ustionarci, potremmo addirittura creare, se vuol dire il contatto dura di più, creare insomma delle gravi ustioni gravissime. Quindi il trasferimento di calore, quindi di energia termica in questo caso, dal corpo incandescente al nostro dito, è per mezzo della durata del contatto. Bene, il principio è lo stesso, ok? Qua schematicamente in questa diciamo, immagine è rappresentato in modo concettuale ovviamente come avviene il processo di amplificazione. Il nostro segnale di ingresso è comparato a un segnale ad alta frequenza triangolare. Quando questo assume in rapporto al segnale di comparazione un valore alto, la durata aumenta e lo si vede qua, vedete? Questa è la durata. In questo caso è positivo, ok? Quando il segnale invece scende, passa per lo zero, il segnale è più basso. Ecco qua. Si inverte, ritorna ad aumentare e la durata ritorna a aumentare. Analogamente a quando abbiamo visto con il nostro dito che diciamo, andava a contatto col corpo incandescente. Ok, maggiore durata, maggiore trasferimento di energia termica, in questo caso voglio dire, stiamo parlando di elettricità, quindi di potenza. Ok, è lo stesso, non cambia assolutamente nulla. Come dicevo, non è assolutamente una tecnologia nuova, si è perfezionata nel tempo e ovviamente con questo perfezionamento la loro efficienza sia per quanto riguarda la regolazione di potenza in tutti i sensi, insomma, sia per quanto riguarda motori, quanto riguarda illuminazione e quant'altro, dovunque ci sia questa necessità, è migliorata notevolmente, ha raggiunto veramente livelli molto 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 alti. Quindi paragonata diciamo, alla classica amplificazione in classe A, in classe B, in classe B, la differenza voglio dire è abissale. Si può passare da una efficienza per il classe D teorica, ovviamente il 100%, ovviamente stiamo parlando del 90% pratico, qui si vede un confronto tra un classe B e B, ok, abissale,
non c'è nessun confronto ovviamente, senza trascurando un classe A, voglio dire, che può raggiungere a malapena il 50%, voglio dire, la differenza è veramente notevole, non ci sono paragoni. Conserva anche, voglio dire, nel suo perfezionamento che c'è stato negli anni, la loro efficienza, voglio dire, resta alta anche a bassi livelli, con, diciamo, con carichi reattivi. Quando parliamo di amplificazione parliamo anche di un collegamento verso un altoparlante che, come abbiamo visto, è un carico reattivo. Questo fa sì, diciamo, la loro efficienza, che si è man mano si è sempre migliorata in qualche modo, fa sì che praticamente un prodotto, voglio dire, resta compatto, un medium comprante, non fa uso di grossi elementi di dissipativi, no? I dissipatori, di conseguenza anche gli alimentatori sono piccoli, visto che sono poco, diciamo, esigenti, quindi avendo piccoli dissipatori, piccoli alimentatori, diciamo, il prodotto è molto compatto, leggero, non ingombra, e dove effettivamente c'è questa esigenza sono molto richiesti, molto sentiti, voglio dire, e dove? Ovviamente nel Pro, nella fattispecie degli impianti live che vengono smontati e rimontati in 24 ore, avere a disposizione prodotti leggeri e meno incombranti è cosa, voglio dire, molto sentita. Ma anche nel car audio, dove si lavora in ambienti angusti, molto ridotti, avere un dispositivo piccolo, meno ingombrante è cosa molto 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 gradita, ok? Quindi è indubbio che ha delle qualità non piccole sicuramente. Questo fa sì che praticamente, essendo un dispositivo molto efficiente, è intrinseco in sé una sua complessità, ovviamente. Come abbiamo visto, ci sono dei generatori ad alta frequenza, sono praticamente dei generatori in radiofrequenza, si parla di 250.000, 500.000, ok? Quindi sono degli emettitori delle radio ad alta frequenza, quindi lo studio di tali dispositivi comprende varie discipline, quindi è multidisciplinare, bisogna affrontarle seguendo vari aspetti che vanno proprio sui principi di radiofrequenza, lo studio dei materiali, appunto perché ovviamente essendo dei componenti o delle schede molto compatte possono interferire fra di loro, e quindi anche la componentistica deve essere molto curata. Per l'appunto anche le PCB debbono essere molto curate, visto che stiamo parlando di componenti che generano radiofrequenze, deve essere molto molto studiata, indubbiamente. Ok? In passato agli arbori, di quando è comparsa la prima volta il classe D sul mercato, ovviamente era molto, voglio dire, acerba la tecnologia, non ha trovato molto riscontro, ovviamente. Poi nel tempo è migliorata e oggi effettivamente si possono avere amplificatori in classe D di ottima di qualità. Ovviamente, come abbiamo capito, i fattori che possono concorrere nella produzione di distorsioni non sono pochi. Ne elenco velocemente qualcuno, voglio dire la dead time, voglio dire il tempo morto di apertura e chiusura dei transistor che partecipano all'amplificazione deve essere molto accurato, visto che poi parliamo di altissima frequenza, quindi una leggera imperfezione crea distorsione, è fuori da ogni dubbio. La presenza del filtro, ovviamente, perché l'amplificatore amplificherà tutto, diciamo, la banda ad alta frequenza, deve essere filtrata per poi far ritornare la banda che ci serve, 20-20.000, e non essendo, voglio dire, dei componenti ideali, sono reali, che presentano delle distorsioni intrinseche, quindi anche questi debbono essere studiati molto accuratamente, onde evitare distorsioni. È purtroppo soggetto alle variazioni di alimentazioni e quindi di conseguenza anche in questo caso dovrebbero implementare, voglio dire, dei feedback specifici, pardon. Di conseguenza introducendo
un controllo di feedback andiamo a complicare ulteriormente. Possono presentarsi distorsioni limitate alla comprensione dati i limiti di salita e discesa dei segnali, che sono finiti, non sono continui, e quindi anche qua sono fonti di distorsioni. Ma oltretutto nella configurazione che è quella più utilizzata dalla Fabrici per quanto riguarda la conversione di transistor usati per l'amplificazione, anche in questo caso, visto che diciamo lavoriamo ad alta frequenza, possono presentare queste distorsioni, ok? Legato proprio alla generazione della tensione legata all'impulso, ok? Concludendo, per far sì che questo dispositivo, questo amplificatore in classe D, possa trovare spazio anche in ambito Wi-Fi, la diciamo, progettazione, lo studio di questo diciamo, dispositivo deve essere, come stavo accennando e precisando, deve essere diciamo, complessa e di conseguenza diventa costosa. Soluzioni ovviamente per compensare distorsioni e tutti gli effetti legati alle interferenze EMI, ce ne sono ovviamente, ve le elenco, voglio dire, possono essere legati a dei feedback alla modulazione, feedback negativi, circuiti di compensazione, modulazione di filterless vuol dire eliminazione del filtro, ma questo implica ovviamente uno studio maggiore di tutto quello che precede il filtro e quindi nulla cambia, invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Modulazione aspetto espanso, quindi diluire su una gamma più estesa i vari effetti e ovviamente usare componenti di altissima qualità per quanto riguarda i componenti specifici che vanno a costruire l'amplificatore, quindi i MOSFET o addirittura dei diciamo questi MOSFET a FET a gallio, questi GN FET, che sono componenti di altissima qualità perché hanno delle caratteristiche, voglio dire, molto maggiori rispetto a quelli classici, ma ovviamente sono costosi, un prodotto di qualità è costoso. E ribadisco, voglio dire, la PCB deve essere studiata molto meticolosamente, non può essere improvvisata. Non a caso, voglio dire, faccio notare che quando si parla spesso di amplificatori in classe D a uso Pro, noi troviamo l'amplificatore nello diffusore stesso, ok? Proprio perché l'amplificatore è soggetto, voglio dire, a interferenze, quindi anche attraverso i cavi può ricevere interferenze e le può amplificare. E in questo caso, voglio dire, si preferisce mettere l'amplificatore vicino il più possibile agli altoparlanti e quindi in cassa stesso, proprio perché, voglio dire, il circuito è soggetto, voglio dire, sia a emettere radiofrequenze sia a riceverle. Quindi il problema principale è proprio quello delle EMI, ok? Ora, in conclusione, è ovvio che possono esistere ed esistono amplificatori in classe D che sfruttano questo principio, questa tecnologia PWM, che sono di altissima qualità, che hanno queste efficienze, dimensioni, peso, che sicuramente possono trovare, voglio dire, spazio e applicazione, come dicevo, in campo pro, soprattutto in quello live, ma ahimè, voglio dire, in campo hi-fi, per l'amplificazione domestica, soluzioni economiche, ahimè, credo che siano, voglio dire, impossibili da trovare, proprio perché, come abbiamo visto, la tecnologia applicata è sofisticata. L'applicazione della tecnologia richiede prodotti di qualità e uno studio molto curato, quindi sono tutti costi che si vanno ad aggiungere, la componentistica, lo studio, la progettazione e quant'altro. Fanno sì che praticamente un amplificatore in classe D economico, ok, implica intrinsecamente che non può essere di qualità. No, quindi sicuramente, ripeto, ci sono amplificatori in classe D di altissima qualità, ma sicuramente non sono economici. Ci sono
più di uno, io li conosco, molti di voi li conosceranno, non sono prodotti economici e i motivi sono, ahimè, palesi, li abbiamo visti. Ok? Ora come ora, credo che la soluzione, se vogliamo quella economica, sia rivolta più verso la classe AB. Difatti, oggi per qualche motivo, ma mi sembra un motivo abbastanza ovvio, visto che la tendenza è verso i classe D, i classe B sono un pochino, tra parentesi, un pochino svenduti, ok? Difatti si può trovare, ad esempio, questa soluzione, ma ce ne sono diverse, di questa coppia di amplificatori da 150 watt a canali su 8 ohm che presenta una distorsione alla massima potenza dello 0,2%, una risposta pressoché lineare, ok, dichiarata, poi è stata anche misurata. Troverete in rete sia video che ne mostrano la costruzione, ma sia anche misure di questo kit, quindi al di là di quello che viene dichiarato, poi c'è stato anche chi l'ha misurato. E indubbiamente è un prodotto di qualità. Fa uso di MOSFET, quindi distorsioni laddove sono presenti sono eufoniche di ordine inferiore pari, l'abbiamo visto nei giorni passati, non disturbano nel modo più assoluto. Ok? Dicevo una distorsione prettamente bassa, ok? Risposta in frequenza molto estesa e molto lineare, prezzo molto contenuto, laddove non ci sia la possibilità di trovare un degno compagno, un alimentatore lineare, si può trovare questo compromesso, lo possiamo accettare, un alimentatore switching da 50 euro, 50 e 60, 110 euro e vi trovate un amplificatore stereo da 150 watt su 8 ohm di alta qualità, ciò che non potete trovare con un amplificatore in classe D oggi come oggi, assolutamente no. Ok? Con costi superiori sicuramente sì, sicuramente sì, perché l'abbiamo visto, ok? Non è possibile. Allora, faccio presente che mi riferisco ad ascolti di alta fedeltà. Non mi rivolgo all'ascolto, diciamo, disinvolto, più leggero. Gli amplificatori in classe D anche economici suonano bene, indubbiamente, ma sicuramente non sono di alta qualità, non possono produrre suoni di alta qualità. Mi riferisco a questo e l'abbiamo visto il perché, ok? Non è che non funziona, per l'amor di Dio, ci mancherebbe, li uso stesso io, ci mancherebbe, in laboratorio ne uso diverso anche per misurare i diffusori, fanno bene diciamo, il loro lavoro sicuramente. Bene, mi fermo qua, spero di non aver commesso qualche grosso errore, me lo segnalate, correggiamo in qualche modo. Spero che sia stato di vostro interesse questo video, se vi è piaciuto mettete un mi piace per darmene atto. Come dicevo mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!